Bene, buongiorno a tutti e grazie di essere venuti. Il pubblico è più ampio, devo confessare, Romeo, di quello che partecipava al convegno, ma questo era previsto e quindi mi obbliga un po' a spiegare anche il contesto in cui ci troviamo, perché non tutti i presenti probabilmente sono allo stesso modo consapevoli di esso. Questo è vero anche un gran finale, se volete, di questo convegno convenzionato, ma noi l'abbiamo pensato più come un compimento di esso. Quindi per 3 giorni abbiamo organizzato questa conference che aveva come tema generale quello dei rapporti, si chiamava Spaces of Musical Production of Musical Spaces, e Romeo Castellucci è stato oggetto anche di qualche intervento, sia da parte di musicologi che da parte di teatrologi. Purtroppo l'ultimo intervento, quello di Piersandro Di Matteo, e anche drammaturgo di Romeo Castellucci, è venuto a mancare per ragioni di salute di Piersandra stesso, però appunto essendo uno dei fini di questo convegno quello di mettere in stretta relazione la riflessione teorica e le pratiche artistiche, abbiamo cominciato in modo super teorico, anzi teoretico, con una interessantissima peraltro keynote di Wolfgang Ernst, che è qui presente, e pensavamo di terminare allo stesso modo, chiudere il cerchio con una lecture, con un intervento di Romeo Castellucci, che a parte la solita formuletta retorica che non ha certo bisogno di presentazioni, comunque presento perché non tanto in quanto regista o solo in quanto regista o nelle altre vesti che sono più vicine a questa dominante, per esempio curatore, perché nella sua biennale diciamo ha molte ragioni per interessarci anche come studiosi, intellettuali, ma è perché è un intellettuale i cui interventi anche teorici, sempre naturalmente a margine della sua attività artistica, sono citati e studiati non soltanto per capire meglio il suo progetto teatrale, ma proprio per riflettere sul teatro. È chiaro che il teatro, la drammaturgia, l'immaginario di Romeo Castellucci è percepito come particolarmente legato ad una dominante visiva. Per esempio lui stesso, qui siamo anche in un luogo che ringrazio Umberto Angelini naturalmente per averci consentito di svolgere il convegno in questo luogo, e sapete tutti che Romeo Castellucci è grand invité, e quindi è una specie di presenza di lare anche di questo luogo. Però in questo luogo ha tenuto per esempio una lezione magistrale sul teatro, una riflessione sul teatro in generale, oltre che sul suo teatro, intitolata Vedersi vedere. È un'espressione che ricorre molto spesso negli scritti di Castellucci. In questo volume miscellaneo curato da Piersandra Di Matteo, il primo saggio è Il sipario si alzerà su uno sguardo. Però bisogna dire che il suono, dico suono, potrei dire la musica e il suono, costituiscono un elemento fondamentale, cruciale di tutta la parabola creativa di Romeo Castellucci, al punto, adesso non posso dilungarmi, al punto che è una cosa piuttosto rara, per non dire quasi unica nel panorama del teatro contemporaneo, la sua
relazione, la sua collaborazione artistica con un compositore di musica elettronica americano che si chiama Scott Gibbons, col quale collabora forse dal 1998, se ho studiato bene, e quasi tutti gli spettacoli di Romeo Castellucci sono strettamente connessi anche con questa collaborazione. Infatti lo abbiamo coinvolto e generosamente ci ha mandato alcune clip che poi mostreremo. Ecco, quindi questo incontro con Castellucci su Castellucci ha come tipo di presupposto un approccio sonoro, anche perché questo era il tema del convegno, al suo teatro e anche alla sua poetica teatrale. L'abbiamo intitolato Epifonie per in qualche modo giocare con un termine che spessissimo viene utilizzato per leggere il teatro di Castellucci, quello di Epifanie appunto, che lui stesso ha anche utilizzato, ma con una precisazione ulteriore, cioè che che il suono gioca un ruolo non soltanto drammaturgico, quindi non credo che Castellucci abbia mai usato un suono che non avesse una forte connotazione drammaturgica, quindi che fosse, non so, un suono bello in quanto tale o diciamo suggestivo anche in quanto tale. Quindi in esso, nel suono, si nascondono spesso chiavi di lettura che possono anche sfuggire alla predeterminazione o all'intenzionalità predeterminata dei suoi autori, perché questo è costitutivo della musica. In un suo intervento, quando mise in scena, credo, la sua prima opera, cioè Parsifal, Romeo Castellucci, scrive che la musica è una forza esogena, al di fuori del mio controllo. Posso dire di essere sempre vittima di un suono. Questa è una frase che mi interessa molto, perché allora la tragedia dell'ascolto, gioco con una famosa diciamo formula della musica contemporanea, nella tragedia endogonidia, fa sì che forse la musica è un ascolto invece che endogonidico, esogonidico, non so come dire. E questo fa sì che la musica possa essere usata come uno strumento interpretativo, forse inaspettato, almeno in parte inaspettato. Se penso c'è una simmetria costitutiva dell'immagine e della musica, dalle parole di Castellucci stesso è emersa, che secondo me, se posso lanciarti la prima suggestione attraverso una piccola parabola, siccome la musica dal vivo è raramente usata, anche se talvolta è usata, sì, l'abbiamo visto nel teatro di Castellucci, però è chiaro che il teatro di Castellucci si costituisce drammaturgicamente anche dal punto di vista del suo soundscape attraverso la mediatizzazione, il processo di mediazione tecnologica. Non a caso Scott Gibbons è il suo compositore di riferimento. Ma se noi pensiamo quindi alla musica diventata suono, diventata oggetto sonoro, perché mediatizzata, succede questo, che se tu fermi la musica, hai il silenzio. Se fermi un video, o anche possiamo metterli insieme, se hai un prodotto audiovisivo, poniamo anche i DVD della tragedia endogonidia, se metti il fermo immagine, il suono scompare, mentre invece rimane un fotogramma. Questa è una simmetria che coinvolge, secondo me, quella relazione un po' paradossale tra l'immagine e il suono, in quanto tale e anche e soprattutto all'interno della poetica teatrale di Romeo Castellucci. A lui la parola.
Allora, intanto salve a tutti, grazie a tutti per aver creato questa occasione di incontro. Più che una domanda mi sembra un'affermazione, ma cerco di rilanciare questa tua affermazione. Io direi che la musica, il suono, bisogna espandere un po' questo concetto, quindi il suono, ma anche il sonico, è una forza. Giustamente, credo di essere ancora d'accordo con me stesso rispetto a quello scritto, è una forza esogena, quindi una forza che viene da fuori, ed è una cosa che è un elemento che è invasivo, che entra nonostante le barriere, le protezioni, le porte chiuse. La musica per definizione non ha un corpo, non ha corpo. Giustamente quando metti stop una cosa non rimane nulla della musica. Diremmo che è come un combustibile che consuma se stesso ma non rimane nulla. Non ha corpo ma cerca un corpo. Per questo c'è un elemento di invasione. Per questa ragione siamo vittime di un suono. Un suono può determinare improvvisamente uno stato d'animo, quindi senza alcuna ragione. Quindi per questo è una sorta di invasore o di gas che penetra nel tuo corpo, per quanto blindato sia. Ecco. La musica è sempre insinuante. Per questa ragione Hegel aveva un forte dubbio, no, sulla musica, proprio per questo la definiva la notte dell'uomo, la notte, qualcosa che non vedi, qualcosa che ti raggiunge alle spalle, qualcosa che ti trafigge. La musica quando funziona trafigge, quando segna trafigge, e trafigge mai il petto ma sempre la schiena, ti sorprende. Quindi io cerco di mantenere una distanza dalla musica, cioè non voglio conoscerla, non entro nel linguaggio, nel vocabolario della musica, cerco di salvare, come dire, una bella ignoranza davanti alla musica. Quindi il mio atteggiamento non è assolutamente quello di un musicologo, per quanto sia rispettabile il vostro mestiere, ma io devo proteggere questa stranezza. Mi impongo di non conoscere la musica, proprio perché è una forza che sposta le cose, sposta i corpi. Quello che chiedo a Scott, io sono anche un uomo molto fortunato ad aver incontrato un fratello, una cosa molto rara. Il nostro linguaggio, il nostro modo di concepire l'arte non ha confini, quindi per paradosso io parlo molto poco con lui, cioè non c'è bisogno di spiegazioni, bastano veramente poche parole o addirittura a volte delle immagini per procedere insieme. Devo anche dire che a volte il suono precede l'immagine. Quindi c'è un rapporto totalmente rovesciato rispetto a una cosiddetta soundtrack. Non è assolutamente una soundtrack, non è una colonna sonora, proprio perché il suono porta con sé, trascina con sé delle immagini che provengono da una camera oscura, una camera buia. Ecco questo. Grazie. Io ho fatto appunto 3 domande a Scott Gibbons che potremmo usare anche come scansione all'interno di questo nostro dialogo e possiamo condividerle, quindi sono domande rivolte in prima istanza a lui, ma già pensando a Romeo Castellucci che avrebbe ascoltato la risposta insieme a me e quindi avrebbe potuto commentarla.
Infatti la prima domanda è veramente super castellucciana, ma l'ho fatta perché non avevo mai trovato nella pur veramente ampia bibliografia, devo dire straordinariamente ampia bibliografia anche accademica su Romeo Castellucci, non avevo mai trovato un riferimento a questo elemento. E quindi gli ho formulato questa domanda, cioè gli ho chiesto, siccome spesso il sound dominante all'interno del teatro ha qualcosa di materico, quasi tellurico, magmatico, spesso anche apocalittico, anche con quel senso però etimologico che l'Apocalissi porta con sé, quindi dei momenti di rivelazione, perché per me le epifonie a cui faccio riferimento sono anche momenti di rivelazione, cioè in cui il pubblico esce da questo specie di flusso che lo attraversa fisicamente quasi, più che non riesca a leggerlo dal punto di vista cognitivo, quindi è vissuto fisicamente. Però gli ho detto, talora è come se balucinassero in profondità degli elementi che magari non riesci a identificare consciamente, ma sono, io vi ho detto, sono dei suoni latenti, vi ho detto, c'è la latency di questi suoni, che quando riemergono quindi quando vengono poi usati in modo tale che il pubblico possa riconoscerli, tu li conosci già inconsciamente perché sei stato esposto alla loro azione, perché i suoni agiscono, hanno una funzione attanziale molto forte. E dunque ho voluto prendere però un suono, quello che mi sembrava essere un suono appunto ipercastellucciano, e cioè il suono dello shofar, che è uno strumento ovviamente della tradizione ebraica, che svolge ancora oggi uno straordinario ruolo sia liturgico ma anche identitario, quindi culturale, all'interno della cultura ebraica. E si sa che questo è uno dei temi forti della poetica di Romeo Castellucci. E allora lui ha risposto in questo modo a questa domanda. Sentiamo la prima risposta di Scott Gibbons. Hello, I'm Scott Gibbons. I'm sorry I couldn't be with you all today, but Emilio Sala sent me some questions that I'd like to answer for you all from my studio. So the first question is regarding, the Hebrew shofar and its meaning. So the meaning really depends on the person that you ask. According to some traditions, the shofar, the sounding of the shofar opens a bridge between heaven and earth. And according to other traditions, it can be an expression of hope, of joy, or the opposite, an alert or a warning. And all of these, of course, are absolutely correct and informed my use of them in Dante's trilogy, which I think is what your question is really pointed towards. But in the trilogy, the sound of the shofar is really only, in my opinion, was only pertinent in Purgatorio, and the only place in the trilogy where it's really audible and recognizable as shofar is in the flower sequence in Purgatorio. It was used, I think, not at all in Paradiso, and in Inferno. I used it quite a bit in Inferno, but
it did not seem to be terribly central to any of the ideas that we were playing with. And so I used it as an ingredient, but it really is a texture, a timbre. It never really sticks out and is recognizable as shofar in Inferno. Ecco, questo è appunto un'epifonia dello shofar, ma in un contesto naturalmente che ci sfida ermeneuticamente, perché cosa ci sta a fare lì lo shofar? Dopo essere stato così a lungo latente nell'inferno, lo ritroviamo in una scena legata ad una sorta di fantasia anche infantile in qualche modo, o di stato onirico, ma qual è ecco, questa è una anche curiosità mia di potere, e credo di tutti, di interrogare Romeo Castellucci su questo punto che credo cruciale. Sì, allora intanto bisogna dire che questo faceva parte di una seconda parte del Purgatorio, che nella trilogia era spettacolo più tremendo. Il Purgatorio, appunto, la scena del Purgatorio si svolgeva in una casa borghese, alto borghese, in cui si assisteva in qualche modo all'abuso di un bambino da parte del padre. Ecco, va detto che lo shofar è uno strumento ricavato dal corno di un ariete, di un montone, in cui si taglia la punta e si soffia come una tromba. Questo è un suono animale e viene usato per scopi liturgici nelle sinagoghe quando si rievoca il sacrificio di Isacco, il mancato sacrificio di Isacco. Quindi il corno del montone ricorda appunto il montone che ha preso il posto del figlio. In questo caso evidentemente questo suono rievocava il sacrificio del figlio, il sacrificio di un figlio che però veniva compiuto. Non c'era nessun montone al suo posto a sostituire questo figlio. Ma la scena appunto si svolgeva nella seconda fase, quella dopo la violenza, in cui questo bambino, davanti al bambino scorrono una sequenza di fiori giganteschi che sembrano parlare, che sembrano gridare. Sono dei fiori che gridano, e in questi momenti si sente distintamente, per chi lo conosce, appunto lo shofar. Ma non è importante sapere cos'è lo shofar, non è neanche importante riconoscerlo. Proprio perché i suoni lavorano in noi, così come le immagini,
questa è un po' un'immagine warburgiana, cioè la Abi Warburg, che sosteneva che appunto noi partecipiamo alla vita delle immagini, non sono immagini che inventiamo. Le immagini non si inventano, così come i suoni non si inventano, ma si incontrano nel loro percorso. Quindi in qualche modo noi li riconosciamo anche se non sappiamo cosa sono. E vibrano in qualche modo nella nostra intimità. Quindi ovviamente avevano un significato drammaturgico, allora proprio per mettere in crisi il sacrificio, il concetto di sacrificio, e quindi si sentiva questo suono liturgico. Si potrebbe anche pensare appunto che la camera da letto dove si era svolto questa violenza, peraltro non visibile, non si vedeva, poteva essere un luogo di una liturgia diabolica, in qualche modo, no? Ma appunto restituiva questo suono una complessità, come dire, antica, quindi il modo di leggere questo... Quasi ancestrale. Sì, questo episodio, la casa borghese era appunto una casa assolutamente contemporanea, ma appunto attraverso un suono, questo è un esempio di come il suono trascina da una parte o dall'altra, e addirittura si è in grado di cambiare la natura delle cose che viviamo. Trasferiva questo elemento contemporaneo in una temporalità abissale, addirittura fuori dal tempo. Questo è un uso tipico del suono che Scott opera, insomma, utilizzare il suono anche a volte come un momento di contraddizione di una certa immagine. L'immagine suggerisce una cosa, il suono la trascina da un'altra parte, completamente da un'altra parte, quindi rivela forse l'aspetto in ombra di quelle immagini. Le immagini hanno sempre un aspetto in ombra, no? Un lato nascosto, come la luna, cioè c'è una parte che non si vede mai, ma è la parte operante dell'immagine. E la musica, in qualche modo, ricostituisce questa parte ombrosa dell'immagine. Notturna, come secondo Hegel. Esatto. Grazie a Romeo. E poi mi è successo questo, che avendo guardato con una certa attenzione la sua messa in scena, qui passiamo dal Romeo Castellucci autore di teatro, posso usare una parolaccia, di teatro di ricerca o di teatro sperimentale, a Castellucci che regista che mette in scena un'opera preesistente, in questo caso una sinfonia di Mahler, che tutti conoscete, la seconda sinfonia di Mahler, la Resurrezione, messa in scena da lui in una specie di stadio, in un luogo che fa parte del progetto, perché tutta l'area è implicata in quel progetto, non abbiamo il tempo di spiegarlo, ma in una specie, diremmo oggi, site specific, un'operazione site specific, in uno stadio vicino a Aix-en-Provence, abbandonato, devastato e recuperato per questa occasione. Ma quello che mi interessa è che, ascoltando con attenzione la sinfonia di Mahler e l'allestimento di Romeo Castellucci, ho colto in due momenti particolarmente rilevanti dal punto di vista musicale ma anche dal punto di vista registico un rinvio metaforico, perché non è uno shofar che suona, è un corno, al suono dello shofar. Come tutti forse sapete, Castellucci ha immaginato di accompagnare tutta questa straordinaria esecuzione, dirigeva Esa-Pekka Salonen, che ha
concertato in modo mirabile questa peraltro straordinaria costruzione anche drammaturgica oltre che musicale, con una proprio quasi rituale fortemente investito anche dal punto di vista emotivo, civile, culturale, di seppellimento da una fossa comune di una serie di corpi che vengono poi identificati perché come un atto di appunto che ha un fortissimo significato proprio anche antropologico, cioè il dovere di fronte alla morte di dare un nome ad ogni singolo cadavere. Questo rituale e comunque anche questa pratica scientifica comunque che ha un suo protocollo perché era svolta secondo tutti i crismi, terminava al primo suono dello shofar. E quindi cosa annunciava? Sentiamo la prima epifonia dello shofar in Mahler. La seconda occorrenza è quando tutti i corpi sono stati collocati nelle camionette che devono ovviamente portarli via e rimane il vuoto. È la scena poi cruciale della Sinfonia di Mahler, quella che nella manoscritto autografo era chiamato del Grosser Appell, che per questo suono una certa suggestione ce l'ha. E anche qui, sentiamo la seconda occorrenza, coincide quindi con una svolta narrativa in un certo senso, perché quello che si vede in scena diventerà fondamentale per il coro, che dà Verstehen, naturalmente Klopstock, perché quello che rimane è una specie di buco che sembra quasi un orifizio dal quale poi il suono del coro acusmatico uscirà quasi da questa terra ferita. E sentiamo anche questo, se tanto è un momento. Certo. Questa associazione di questo corno con lo shofar è stata totalmente, non si trova traccia di questa associazione. Ancora una volta la temporalità della musica non è mai quella della contemporaneità dei suoi ascoltatori. Ma a mia conoscenza, il primo ad avere
fatto questa associazione ed averla fatta diventare poi un topos anche critico all'interno degli studi mahleriani è stato Leonard Bernstein. È ebreo e è un direttore d'orchestra mahleriano non dei minori, e ha anche girato un bellissimo video essay su Mahler che è chiamato The Little Drummer Boy. E qui mi piaceva farti vedere la clip in cui lui dice: ma perché siamo in un contesto totalmente cristiano, giusto? E questo suono dello shofar invece cosa c'entra? È quello che dicevi, rivela, destabilizzando tutto l'assetto della costruzione simbolica, rivela qualcosa che è eversivo rispetto alla costruzione simbolica e alla coerenza narrativa. Vediamo quello che dice Bernstein. Even here, Mahler's origins reveal themselves, this time in the rather non-Christian form of sounding the ram's horn, or as it is called in Hebrew, the shofar. Those offstage horns we are hearing, sounding the call to judgment, are really only Mahler's version of the traditional shofar blowing. You see, Mahler constantly proclaimed his Christianity, but not quite loudly enough to drown out the Jewishness within. By now, I'm sure it has become clear to you what I've been suggesting all along, namely that the crime, that little drummer boy's unspecified crime, symbolizing the source of Mahler's need for expiation, that crime has something to do with his Jewishness, right? Ok. Roba molto castellucciana. No, è giustissimo. La cultura occidentale è basata sull'ebraismo, su questo stesso cristianesimo, un ramo secondario, se vogliamo, del giudaismo, con la contraddizione però del pensiero greco. Non possiamo dimenticare questo. Tutti e tre le grandi culture occidentali provengono dal sacrificio, dall'istituto del sacrificio. Ora, il cristianesimo ha messo in crisi, una volta per tutte, l'istituto del sacrificio. Il giudaismo ancora no, evidentemente, rimane ancora legato alla venuta del Messia, quindi c'è un tempo di attesa e il sacrificio necessario ancora in qualche modo. Ma appunto il corno, c'è sempre questa animalità del corno che è presente, devo dire, prima ancora che Mahler, forse la lezione di Mahler è stata Wagner. Quando si sente un corno in Wagner c'è una promessa di violenza, una battuta di caccia, qualcuno che viene inseguito, sta per essere ucciso, quindi i corni sono sempre forieri di un elemento ferino, di un elemento di violenza e di animalità. Quindi quando c'è un corno c'è una vittima. E questo sembra suggerire anche a Mahler, e anche nell'esperienza, nella microscopica esperienza che abbiamo avuto io e Scott utilizzando questo strumento, che non è veramente uno strumento, è un richiamo. Ma ecco appunto che nella messa in scena, peraltro straordinaria, cioè mi è arrivata questa proposta del Festival di Aix-en-Provence di mettere in scena una sinfonia. Questo l'ho trovato molto coraggioso da parte del direttore artistico Piero Di, che è una cosa che di solito non si fa, cioè, anzi è visto con un certo sospetto, no? Che la sinfonia è fatta per essere ascoltata. Ho evidentemente accettato questa sfida perché
piacciono molto le contraddizioni e la dimensione del pericolo è essenziale, quindi perché no? Tanto tutto è perso in partenza, perché no? Quindi mi sono lanciato in questa cosa e appunto, come evocavi tu, l'idea che mi è venuta in mente attraverso il titolo, prima ancora che la musica, titolo che era essenziale naturalmente anche per Mahler, giustamente per la sua idea di resurrezione cristiana, ha ragione Bernstein. Appunto questa parola, resurrezione, cosa voleva dire? Cioè, mi è venuto appunto in mente, non so come, perché appunto non c'è una ragione veramente, che la resurrezione doveva essere qualcosa di assolutamente concreto, una resurrezione umana che semmai gridava vendetta contro la resurrezione cristiana, quindi non è una resurrezione metafisica, ma contemporaneamente veramente una resurrezione letterale di un corpo dalla terra, di un corpo in semi-putrefazione. Quindi mi ero riferito a tutte quelle associazioni che cercano di restituire un nome a dei corpi di persone che sono state massacrate, una fossa comune. Ecco qui ancora la battuta di caccia, il corpo della vittima. Quando c'è uno shofar c'è una vittima, o una vittima che prende il posto di un'altra vittima. In ogni caso c'è una violenza originaria. E giustamente quando in questo caso quando si sente lo shofar, evocato da Mahler, la terra è vuota, hanno già estratto circa 200 corpi, giustamente rimane questa enorme voragine e allora si sentono la voce del coro, stupendo, e la voce sente provenire da questo buco. Quindi la terra, si potrebbe dire, è già il canto della terra, per parafrasare ancora Mahler, e la terra canta letteralmente, si potrebbe dire, da questo vuoto, quindi c'è una specie di grido di dolore, non è la soluzione della resurrezione cristiana, non c'è soluzione, non c'è cristianesimo effettivamente in questa immagine. In un certo senso non c'è neanche resurrezione. No, c'è una resurrezione, c'è una pietas umana, Appunto. cioè cercare di dare un nome, restituire un nome a un corpo. Questo poi è successo. La messa in scena poi è avvenuta pochi mesi dopo della scoperta di Bucha, ma io non lo sapevo, perché la produzione era stata immaginata un anno e mezzo prima, quindi è stata un'atroce coincidenza con quello che stava avvenendo. Certo. La seconda domanda che ho fatto a Scott Gibbons e indirettamente a Romeo Castellucci riguarda l'uso della musica preesistente, quindi un'altra, diciamo, forma di epifonia, perché non è raro, diciamo così, che qui torniamo a Romeo Castellucci come autore, era la collaborazione con Scott Gibbons, che questi momenti rivelatori, quasi come se ci sfidassero a cercare un senso che non viene spiattellato, che non viene elargito, diciamo così, se non attraverso un lavoro interpretativo al quale ti senti chiamato, no? Partecipando a questo evento che è così coinvolgente come il teatro di Romeo Castellucci, anche proprio dal punto di vista quasi speculativo, ma anche fisico, perché come dicevo si tratta spesso di un tipo di soundscape che ti fa vibrare proprio materialmente, è un suono tattile, per così dire, quello di Scott Gibbons spesso, però ecco, emerge con una specie di bolla che
sale dal magma, una musica che riconosci o che sai che puoi riconoscere, e quindi c'è un effetto di anagnorisis. Allora io gli ho chiesto questo, è stato un po', diciamo così, si è sentito forse meno, come si può dire, coinvolto in questo tema, perché la musica preesistente, si sa che i compositori, magari ne avrebbe fatto a meno lui della musica preesistente che gli hai chiesto tu, però mi ha fatto un esempio che in effetti è molto interessante. Il primo episodio, se ne potevano fare tante, io per esempio avevo in testa, quando glielo chiedevo, il pianoforte che brucia nell'inferno, mentre ascoltiamo, quello è proprio più che una bolla, è un vero e proprio brano che ascoltiamo quasi dall'inizio alla fine dell'Opert. Ma invece lui ha fatto questo esempio che è veramente perfetto, perché è un'epifonia vera e propria, verso la fine o l'ultima parte del primo episodio della tragedia di Dogonidia, il primo episodio di Cesena. Ad un certo punto si sente, lo diciamo subito per risparmiare tempo, ma bisognerebbe mimare l'anagnorisis e dirlo solo dopo, un frammento, tra l'altro cantato dal vivo, di un brano di Purcell, e che è diventato abbastanza famoso, quindi poi puoi riconoscere effettivamente, puoi identificare in tempo reale o se no in differita, che è Music for a While. E ascoltiamo questo, prima la risposta di Gibbons e poi music for a While. Yeah, absolutely. So you just explained it. Music for a While, the piece by Purcell that was referenced in the first episode of Tragedia Androgenidia. It was Purcell actually composed that for Oedipus, for the tragedy, and its sensibilities, both the melody and also the lyrics, just seemed to be a fantastic counterpoint to the violence in the action on the stage. And I think a musical intervention like this can, the power that music has is to take an otherwise malevolent and violent scene and imbue it with tenderness, sadness, and also we also use religious music quite often. And often that is, my intention, my thought process is just to inform the audience that we are in a sacred space outside of time. But each use of music, of pre-existing music, is really unique, and there's no single strategy, role, or purpose. Each instance is its own thing. Ecco, forse non è un caso che
sia stato scelto questo brano Parcel, se si conosce, che faceva parte della musica di scena incidental music per l'Edipo di Sofocle riadattato da Dryden. Ma qui abbiamo Romeo Castellucci, per cui volevo sollecitarlo sul significato possibile di questa epifonia. Beh, allora, ogni volta che si usa una musica preesistente che viene tratta di sana pianta dal grande archivio della musica occidentale, per lo più occidentale, si tratta di una gemma che si impone su tutto il resto, proprio perché si riconosce, la si vuole riconoscere immediatamente, si vuole contestualizzare immediatamente, forse ancora una volta però non per precisare le cose, ma al contrario per confonderle. Nel caso che abbiamo appena visto, avete visto forse, qui non consentire di vedere tutta la scena, ma c'era questo corpo sdraiato per terra con queste lettere che presuppongono la presenza di pallottole, no? Scena del crimine. E quel corpo era abbastanza riconoscibile, era quello di Carlo Giuliani, il ragazzo ucciso a Genova. È l'unico esempio in cui un elemento della cronaca è entrato nel mio teatro, non c'è più stato. Ma appunto questo cantante, che era Radu Marian, un cantante sopranista, cantava dal vivo su una traccia musicale, lui canta tutto questo pezzo, attorno al suo nudo un paio di pantaloni neri, e poi alla fine della canzone si gira, nei pantaloni neri c'è una striscia rossa sul fianco, quindi è il carabiniere che ha ucciso Carlo Giuliani. Quindi questa canzone, questa voce femminile, questa fragilità, questa dolcezza rivela inaspettatamente non un criminale, o meglio certo un criminale, ma è l'aspetto, come dire, è una landscape completamente sconcertante, vedere una dolcezza, intuire una tristezza nell'intimità di questa persona, di colui che ha ucciso un uomo. Quindi non è un giudizio, non era un giudizio, per quanto strano possa essere, non era un'immagine di condanna del carabiniere, per quanto problematico sia questa frase, ma era un modo di vedere un essere umano a sua volta ucciso dalla violenza. E questo potevamo ottenerlo solo attraverso un elemento flagrante, che è proprio la canzone, un uomo che canta veramente, con questa, in questo caso, epifania della striscia rossa dei pantaloni, che improvvisamente squarcia il tessuto della rappresentazione, ti riporta immediatamente a quello che sai, quello che è successo, ma lo rivela in un'altra ottica, un'altra luce. Sì, e da quel momento anche quello che ascolti assume un diverso, certo, totalmente destabilizza l'ascolto in questo caso. Certamente. Poi bisogna anche dire che quando si utilizzano questi suoni preesistenti, il lavoro di Scott è quello di preparazione, quindi lui prepara il terreno, non per renderla possibile, per renderla impossibile. Il contrasto è molto interessante in questo caso. Qualcosa non si lega a qualcos'altro e questa frizione è l'oggetto, non il pezzo di Purcell o quello che viene prima, ma perché queste due cose stanno insieme? Questa mancanza di informazioni, questa mancanza di coerenza, questa frizione provoca un lavoro, provoca uno sgomento, provoca una rivelazione, non è una informazione, è tutto il contrario dell'informazione. Semmai è una sottrazione di informazione, semmai è una turbolenza in quello che stai guardando, una turbolenza di senso, però appunto probabilmente è un'apertura, non è una chiusura, è un'apertura che permette allo spettatore di entrare. Non è, allora, certo, è una piccola frustrazione,
quindi qualcosa non capisce. Ma questo non capire è essenziale. Questa frase cosa significa? È essenziale ed è una porta che va lasciata aperta. E quindi molto spesso l'uso della musica d'archivio, diciamo così, ha questa funzione di rottura, se vogliamo, di rottura di piano, ma è anche una risonanza, c'è qualcosa che risuona in noi, che noi abbiamo già conosciuto da sempre, perché noi facciamo parte di questa cultura. Il mio lavoro è un lavoro non di ricerca, non di sperimentazione, non per contraddirti, è un lavoro sulla rappresentazione classica. Io faccio un lavoro sulla rappresentazione classica, in quanto tale lavoro sul canone occidentale, perché sono nato qua. Non perché ho una scelta o perché è il migliore, non dico questo, ma sono nato qua. Quindi io ho a che fare con il canone occidentale. Grazie. La terza domanda che ho fatto a Scott Gibbons, di rimbalzo, e qui rimbalzo è una parola che, come vedrete, assume un significato particolare anche a Castellucci, riguarda proprio la costruzione infrastrutturale del suono come elemento che unisce spettatori, pubblico e palcoscenico. Perché nel teatro di Castellucci questo è meno percettibile quando ovviamente lo si fruisce in video, ma dal vivo la cosa è straordinariamente anche pregnante, forte come esperienza fisica. È diffuso anche nella parte occupata dal pubblico e ha una forma di spazializzazione molto imprevedibile che appunto crea un avvolgimento sonoro che sollecita continuamente il pubblico e che non è divisibile tra i rumori di scena, per esempio, il suono elettronico e le eventuali epifonie di cui in particolare abbiamo parlato. Cioè questi confini sono continuamente, evolutamente derubricati come confini veri e propri, ma c'è un continuum. E la base, diciamo così, è molto poco portata alla dimensione del sync. Diciamo che l'immaginario e la poetica teatrale, anche Scott Gibbons lo sottolineerà nella sua risposta, è piuttosto orientata all'indipendenza degli ingredienti che quindi poi quando coincidono, per così dire, producono un effetto particolare, come se fosse una appunto synchronicity e non un sync. E questo è usato spesso anche con un sottinteso quasi traumatico, cioè il sincro o la synchronicity coincide con un momento traumatico, anche con gesti del tutto apparentemente sprovvisti di una particolare componente traumatica. Il riferimento mio che avevo fatto era il pallone da pallacanestro, che è un elemento topico, tra l'altro, anche su quello mi piacerebbe, una mia curiosità, credo anche non solo mia, perché è tematizzato nell'immaginario di Romeo Castellucci, e per puro caso, tra l'altro, i due esempi lo comprenderebbero entrambi, perché io ho proposto a Scott Gibbons la scena dell'inferno in cui il pallone da pallacanestro cade dal Palazzo dei Papi, poi lui mi ha mandato una clip invece del bambino che palleggia sul palcoscenico e vedrete lì il sync produce un cataclisma sonoro
fortemente orientato alla dimensione traumatica, tanto è vero che si anima spettralmente tutto il Palazzo dei Papi, che diventa quasi un personaggio in quella scena, devo dire un personaggio poco rassicurante. Sì. La scena invece che ha proposto Scott Gibbons è quella in cui Mussolini, nel 7° episodio della tragedia Endovonidia, in una specie di scena cruenta in cui è come vampirizzato, strofina la mano nuda sul vetro, e quel suono, ancora una volta, che dovrebbe essere un mero rumore di scena, viene trattato in tempo reale, suppongo, live electronics, quindi amplificato e distorto per diventare qualcos'altro. Ora questo sync, che più che essere fuori sync, in questo caso è talmente riletto, amplificato, distorto, ci sollecita anche qui a considerarlo un'epifonia, anche se umoristica, e contiene qualcosa che ci sfida a cercare, senza naturalmente un esito garantito, come tu stesso sottolineavi, è sempre aperto il lavoro ermeneutico nel teatro di Castellucci, ma questa sfida c'è, è inutile negarlo. Ci chiedi di partecipare anche cognitivamente, non solo fisicamente e emotivamente, a quello a cui stiamo assistendo. Sentiamo quindi, prima vediamo il bambino che palleggia nell'inferno al Palazzo dei Papi di Avignone, e poi la risposta di Scott Gibbons, abbiamo incorporato anche la scena a cui fa riferimento di Mussolini nel 7° episodio della tragedia Endovonidia. The music, the audio, the visuals and the audio absolutely do not have to be in sync. There's no necessity for that. And for example, I remember, for example, in Tragedia Endovonidia, in the Rome episode, there are moments when Mussolini, and I think also the priest, I remember Mussolini clearly, being on the glass and having the sound of his fingers and his face on the glass.
there was no synchronicity between the sound and the visuals, but the effect, it was dreamlike. It was not a physical event. This is a dream. This is a fantasy. And what we're putting on stage is an idea. It's not, this isn't trickery. We're not trying to fool you into believing that you're watching an actual event. This is an abstraction of an idea that's on stage. So sometimes the visuals and the audio being out of sync, disjointed from each other, I think can really drive that, make that clear. Whereas if everything was tightly synchronated and cinematic, it would be a different thing, a different strategy. We did try working with triggers and sensors, and sometimes that works. But when it doesn't work, when it works 99% of the time and fails 1% of the time, that 1% failure, if a sensor doesn't go off or if a trigger double triggers, the effect on me as a spectator is much worse than if we simply try to synchronize manually, and maybe we're off by a few milliseconds. But being off by a few milliseconds is not nearly as distracting and devastating as if a trigger just doesn't engage. So much of the time we will have experimented with triggers, and they will have worked some of the time. And so we've gone on to use manual synchronization. And actually something that's come in handy over the last few years is the resolution of night vision cameras. These have become very, very powerful tools. So we've used night vision cameras quite a bit, and then just manual triggers. Alternately, I love taking sounds off of the stage and then processing them in real time, but that's a different effect. That's not, I wouldn't use that for a trigger. I would just use that to integrate the real sounds on stage with the larger soundscape of the project. So thank you. And I hope that answers some questions, or at least was entertaining. Thanks. Grazie Scott Gibbons, e la parola a Romeo. No, allora devo dire che Scott è uno straordinario ingegnere del suono, questo l'ho detto. Ha una cura maniacale per ciò che riguarda la collocazione dei suoni, la frequenza in senso, il gioco delle frequenze in senso psicologico, quindi lavora in modo estremamente preciso sulle parti del corpo che riceveranno quel suono. Per quanto riguarda i suoni che sono collegati a un'azione, ha ragione lui, la maggior parte delle volte il trigger non funziona, è deludente come risultato estetico. A volte invece funziona, come il caso del pallone. Il pallone c'era un palcoscenico preparato, si potrebbe dire, dove c'erano i microfoni, di lì la palla effettivamente restituiva un suono elaborato, avete sentito un rumore di pietra, quindi un suono in contraddizione con il fatto che sia una palla piena d'aria. In realtà appunto sembravano pietre. Effettivamente il pallone in quella scena drammaturgicamente serviva a risvegliare questa voce che si sente. Il palazzo di Bambi giustamente entrava in scena e rivelava la sua durezza. Un luogo di tortura, è stato anche un luogo di tortura quel spazio, eccetera eccetera. In quel caso era appunto un suono elaborato dal vivo. Scott utilizza, come potete immaginare, la tecnica elettroacustica, quindi il suo strumento fondamentale non usa sintetizzatori mai, ma usa microfoni.
E poi c'è un lavoro fantasmatico, cioè questi suoni sono trattati non per negare la loro origine, anzi la sorgente è sempre fondamentale. Per quanto il suono alla fine sia completamente trasfigurato, lo possiamo riconoscere in qualche modo, la sorgente, l'elemento, il corpo che l'ha prodotto, che si tratti di acqua, di fuoco, della circolazione del sangue o di un tuono, ecco, qualsiasi elemento. Le macchine sono molto presenti, gli animali, ecco, tutte queste presenze sono ancora là a determinare una emozione. Ecco, appunto, questo è il caso del lavoro sulle sorgenti. Per quanto riguarda il pezzo del vetro, è vero, davanti a questo, su Boccascena era tutto coperto di vetro, una scena pesantissima, un vetro anche bello grosso. A un certo punto, in questo caso il suono serviva a rendere visibile qualcosa di invisibile. Quindi restituiva il vetro alla sua natura, ecco. Cioè, improvvisamente dopo un certo periodo di tempo il vetro diventa un elemento invisibile, ma ecco che in quella scena ci ricordava che c'è questa barriera. D'altra parte il suono è anche un elemento per cui appunto fare apparire le cose o anche farle scomparire. Il teatro poi è anche questo, il teatro in generale, vuol dire una tecnica per fare apparire le cose invisibili e per fare scomparire le cose che si vedono, di mettere in secondo piano una cosa del tutto evidente o al contrario. Questo, il suono, è naturalmente uno strumento potentissimo per veicolare o per creare delle articolazioni, per spezzare dei piani, spezzare delle linee o generare altri vettori anche concettuali. E poi una cosa che purtroppo non si può capire dai video è la dimensione sonica che Scott in grado di gestire straordinariamente queste dimensioni, appunto, i volumi. Il volume a sua volta è un valore che porta un significato, quindi se una cosa sei costretto a tendere l'orecchio o qualcosa che ti viene da dietro, che viene dal lato destro piuttosto che appunto volume, ma anche spazializzazione. Sì, la spazializzazione. Devo dire che Scott raramente usa lo spazio, la spazializzazione. Un po' come me, è convinto che la scena è frontale. Io non ho mai creduto, ci sono molte contraddizioni, però in generale preferisco la visione frontale, tradizionale. Palco davanti a me, c'è questa parte che manca, io trovo che sia l'atteggiamento più potente in assoluto, perché anche quello dei sogni, anche quello del cinema, il teatro è cinema. Il teatro viene prima del cinema, il cinema l'ha inventato Wagner, secondo me. Quindi è un quadro, è una cornice, questa cornice è un quadro umano. Rompere questa cornice è un gesto molto forte, bisogna saperlo sostenere. Ultima curiosità che mi rimane è quella del pallone da pallacanestro come topos del tuo immaginario teatrale, perché anche in questa scena di Roma, vabbè, qui non abbiamo solo ma era un protagonista di tutto l'episodio, forse il pallone da pallacanestro gioca un ruolo drammaturgicamente attivo. Ci sono alcune forme che fanno parte della mia idiozia, certamente il pallone da basket è una di queste, il cavallo è un'altra di queste.
potrei fare un elenco, ma preferisco di no. Allora, non so veramente cosa dire, nel senso che... Hai già detto moltissimo. No, nel senso no, potrei dire un sacco di sciocchezze naturalmente. È un autotopic, diciamo così. Sì, cioè l'elemento, il pallone va ovunque, non segue regole, è un elemento giocoso e soprattutto è una sfera di aria, quindi porta questa leggerezza laddove invece leggerezza non c'è, ed è un punto cromatico molto importante, io uso molto pochi colori, l'arancione del pallone mi colpisce molto, poi sono subentrate anche alle arance, devo dire. Ecco. Grazie a Romeo Castellucci e a tutti voi.